Ciao amici e bentornati sul canale. Oggi andremo a fare un video diverso dal solito per una tematica che di fatto è molto importante. Sicuramente la sicurezza stradale e soprattutto la paura di essere derubati della propria auto, e uno dei dispositivi che può risolvere questo problema è proprio una dashcam che vi permette di essere tutelati in caso di incidenti e monitorare la macchina anche quando la parcheggiate in una zona non molto sicura. E la scelta mi è caduta su questa fantastica Vantro E1 Pro. Adesso andiamo a vedere brevemente cosa dà in dotazione per poi partire subito con il test. All'interno della scatola trovate ovviamente il QR code per scaricare l'applicazione, il manuale di installazione che è compreso di lingua italiana, come vedete dalle scritte, il cavo USB di ricarica dotato di porta tipo C e USB di tipo A che potete collegare direttamente alla vostra auto, e se avete un'auto non troppo recente non vi preoccupate perché è già compreso anche l'adattatore con l'accendisigari. E ovviamente la super dashcam, guardate che bello obiettivo, e anche i tastini manuali veramente molto comodi e pratici per essere utilizzati. Sotto c'è l'attacco per il supporto dotato di GPS, qua ci sono i connettori che vanno a interfacciarsi con la dashcam, dotato anche di comodo adesivo 3M per attaccarlo direttamente al parabrezza. Vedo che c'è ancora dell'altro, ci sono due sticker per l'avvertimento della presenza della telecamera, due sticker trasparenti che servono nelle procedure di applicazione. Vantro ha anche inserito queste comodissime clip per cavi per tenere in maniera più ordinata i vari collegamenti. Un comodo panno in microfibra griffato sempre Vantro che serve per la polizia, una levetta per interni che può essere utilizzata per alzare la guarnizione e rendere invisibile il filo di collegamento, e ultimo ma non per importanza questa fantastica lente polarizzata, ve la faccio vedere anche vicino dalla telecamera. L'applicazione è veramente molto semplice e serve a ridurre notevolmente i riflessi durante le ore del giorno, e ho apprezzato tantissimo che questo brand l'abbia inserita nella dotazione base perché altri brand competitor normalmente la fanno pagare a parte. Per ricapitolare, questa è tutta la dotazione base che otterrete all'interno della confezione, e adesso la andiamo a collegare col nostro cellulare, e come vedete si è già connessa in meno di 3 secondi. Infatti tutto il panorama che ho davanti si vede direttamente sul mio cellulare e anche sullo schermo della dashcam, e ovviamente quando collegate la dashcam al vostro cellulare la potrete tranquillamente controllare dal vostro smartphone. Ma ora non perdiamo altro tempo e andiamo a farci un giro. Quelli che vedete sono i Colli Bolognesi, posto in cui vado spesso per fare le recensioni. Per quanto riguarda la risoluzione abbiamo un 4K a 30 fps, e se vedete bene dalle immagini si può notare che è anche dotato di HDR, per cui perfetto in tutte le condizioni di luminosità, soprattutto magari in posti di montagna come questo dove si intervallano continuamente zone di ombra e zone di luce. Altro punto di forza di questa dashcam è il grandangolare che riesce ad arrivare a un'apertura di 158 gradi, e se lo utilizzate in autostrada copre completamente tutte le 4 corsie. E la cosa molto interessante è che questa dashcam ha anche il sensore di collisione, per cui se non l'avete accesa in caso di urto si accenderà immediatamente e comincerà a registrare. Protezione molto ma molto utile per chi guida spesso come me o chi magari sempre come me è affezionato alla propria macchina. E questa protezione funziona anche nei parcheggi, anche se non siete presenti all'interno dell'abitacolo. Se magari andate a fare la spesa e qualcuno col carrello con un'altra macchina vi urta la vostra auto, anche in questo caso si accenderà immediatamente registrando l'accaduto, così quando tornerete potrete controllare tutto l'accaduto scaricando i dati dalla micro SD. E la modalità parcheggio la potete ottenere acquistando il kit della cablatura, che potete acquistare sempre direttamente nel sito ufficiale della Vantro, e sempre nel sito ufficiale potete anche acquistare il modulo LTE che rende possibile la connessione della dashcam al vostro smartphone, ed essendo connessa in caso di sinistro ad esempio in un parcheggio vi arriverà anche la notifica direttamente sul vostro cellulare. Ora mi fermo un attimo a far benzina e poi riprendiamo col nostro test. Ho installato anche la lente antiriflesso e vi consiglio veramente di tenerla montata quando utilizzate la macchina di giorno, per cui devo dire che è un accessorio molto utile, e ribadisco il concetto che vi ho anticipato nell'introduzione, che per quanto mi riguarda è veramente un plus che sia stata inserita compresa nella dotazione base. Altre due caratteristiche molto importanti di questa dashcam sono i comandi vocali e il rilevamento delle targhe, per cui la potrete attivare direttamente con la voce, un po' come Alexa e Google Home, funzione molto utile per non essere distratti durante la guida. E adesso andiamo a provare alcune funzioni. Take photo. Avete sentito come ha scattato la foto? Video start.
ha fatto partire il video e per bloccare le registrazioni lock the video. Avete sentito? Ha stoppato le registrazioni. E l'altra funzione che vi stavo anticipando è quella del rilevamento delle targhe, perché grazie all'algoritmo e all'intelligenza artificiale si riesce a focalizzare sulla targa, aumentando notevolmente le possibilità di inquadrare la targa in caso di incidente. E dopo aver testato di giorno questa Avantro E1 Pro, adesso andiamo a fare un giro di notte. Voglio vedere anche come si comporta col riflesso delle altre auto e soprattutto dell'illuminazione notturna. Io tra l'altro riesco a vedere in tempo reale dal mio cellulare la qualità delle riprese e devo dire che riesce a mitigare tantissimo la presenza dei fari anteriori per leggere la targa. Beccatevi anche la macchina che sta per arrivare, anche in questo caso come ha diminuito la potenza delle luci per cercare di leggere la targa. Qualità veramente utile soprattutto in caso di incidenti che possono capitare durante la notte. Come vedete anche in questo caso sto guardando dal mio cellulare, la targa l'ha ripresa veramente in maniera egregia. Questo dovuto sia ovviamente alla qualità della telecamera ma anche all'intelligenza artificiale che ormai in tutte le nuove telecamere riesce a migliorare i pixel mancanti per ottenere una definizione maggiore, anche perché spesso di notte siamo da soli, c'è meno gente che si può fermare e quindi se capita un pirata della strada che ci viene addosso e non si ferma è veramente molto ma molto difficile da rintracciare. A me tra l'altro una volta era successo che di notte stavo tornando da un torneo con la nebbia, un tizio dall'altra parte, forse per paura di cascare nel fosso, è stato veramente troppo dalla mia parte e mi ha preso completamente lo specchietto retrovisore sinistro e io ovviamente con la nebbia non ho avuto i riflessi di girarmi per leggere la targa e purtroppo me lo sono dovuto ripagare, problema che non avrei avuto sicuramente se avessi avuto una dashcam nella mia macchina. Per cui vi posso garantire che investire 140-150 euro su una dashcam vi potrebbe far risparmiare tantissimi soldi in caso di incidente, soprattutto se l'altra controparte non si dovesse fermare. Altra caratteristica molto importante di questa dashcam sono le dimensioni ridotte per quanto riguarda la visibilità, che è veramente piccolina, per cui non dà minimamente nessun problema durante la guida e se la posizionerete di fianco allo specchietto retrovisore da fuori sarà praticamente invisibile, ed essendo dotata di doppio GPS riesce a fornire tantissime informazioni utili come velocità, posizione, data e orario, informazioni veramente fondamentali in caso di incidente. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, su questa dashcam potete inserire una micro SD fino a 1 TB di memoria che non è un problema per questa telecamera grazie alla modalità loop, che se attiverete la telecamera registrerà continuamente H24 tutto il periodo in cui utilizzerete l'auto, senza mai rischiare però di esaurire la micro SD, perché potete anche impostare la cancellazione delle registrazioni. Ma non vi preoccupate, perché se anche terrete questa modalità completamente attiva, in caso di incidente o in caso di evento la telecamera in maniera intelligente salverà questi dati in un'altra cartella senza subire l'effetto della cancellazione dovuto alla modalità loop, per cui come consiglio personale vi consiglio di tenerla sempre attiva quando vi mettete alla guida. Vi faccio vedere brevemente le funzioni dell'app. Qua potete attivare e disattivare il microfono, attivare e disattivare la registrazione, fare una foto, sentite, andare a vedere nell'album tutte le foto che avete fatto, per cui non dovrete aspettare di essere a casa per scaricare tutti i file. Veramente un gran vantaggio, soprattutto se volete guardare in tempo reale un avvenimento che è appena successo. Per quanto riguarda le impostazioni, anche in questo caso ci sono tantissime modalità. Come vedete ci sono tantissime personalizzazioni come la risoluzione, la modalità di registrazione, attivare i sensori, modalità privacy per disattivare la telecamera, riduzione del rumore, andare a modificare anche l'esposizione, attivare o disattivare l'HDR, i comandi vocali e potete anche formattare la scheda SD. E dopo questo tour delle impostazioni concludo questo video con le mie considerazioni finali. Onestamente mi sono trovato molto bene con questa dashcam, sia di giorno e soprattutto di notte riesce a leggere perfettamente le targhe, che diciamo è la cosa fondamentale in caso di incidente. Anche il prezzo per quanto mi riguarda ci sta, perché comunque è una dashcam di qualità superiore e se acquisterete gli accessori della cablatura e del modulo LTE potrete visionare quello che vede la telecamera direttamente dal vostro smartphone, anche se non sarete all'interno del veicolo. Comodissimo soprattutto se parcheggerete la macchina in una zona magari non troppo sicura. Se per caso volete anche voi proteggere la vostra auto e siete interessati a questa bellissima dashcam, vi ho lasciato il link diretto dell'Amazon Store per poterla acquistare direttamente sia nel primo commento che nella descrizione
descrizione di questo video. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Da quest'Avantro E1 Pro e da Luca Tac è tutto, saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!